Oggi parleremo di un fatto piuttosto strano, ovvero di un serial killer che partecipò a The Dating Game in America, che corrisponde al nostro gioco delle coppie. Sì, proprio così. Il 13 settembre 1978, Cheryl Bradshaw doveva decidere con quale partecipante uscire senza poterli vedere, ma solo in base alle risposte che avrebbero dato alle sue domande. Lo fece, scegliendo il numero 1, Rodney James Alcala, per la battuta sempre pronta, perché affascinante e divertente. Il conduttore lo aveva presentato come un fotografo di successo, che tra uno scatto e l'altro si dedicava al paracadutismo e alla moto. In realtà, Alcala, in quel momento, aveva già subito 2 arresti per omicidio e stupro. Nato nel 1943 in Texas, si sposta in Messico con tutta la famiglia. Quando ha 11 anni, il padre li abbandona e così la mamma decide che si sarebbe trasferita a Los Angeles con Rodney e le 2 sorelle. Dopo essere entrato nell'esercito, un medico lo congeda definitivamente per disturbo antisociale della personalità. Seguirono poi altre diagnosi: disturbo narcisistico e disturbo borderline. A 25 anni rapisce una bambina di 8, Tali Shapiro, e la porta nel suo appartamento dove la picchia violentemente e la stupra, lasciandola in fin di vita. Ma per fortuna si salverà. Per sfuggire alla cattura si trasferisce in un altro stato e cambia il nome in John Berger. Nel 1971 violenta e uccide Cornelia Crowley, un hostess di 23 anni. Purtroppo il caso verrà risolto solo 40 anni dopo. Accusato di 7 omicidi, si crede che altre 130 vittime siano collegate a lui. Sono state trovate in suo possesso più di 1000 fotografie di donne, a volte in posizioni sessuali esplicite. E le donne per le quali è stato accusato di omicidio erano ritratte in quelle foto. Potrebbero essere 1000 quindi le sue vittime. Ma torniamo alla sua partecipazione in televisione. Col senno di poi, alcune sue affermazioni fanno rabbrividire, come quando disse a Cheryl: "Ci divertiremo da matti, io e te, Cheryl". Oppure quando disse che il momento più bello della giornata era la notte, perché di notte accadono le cose più belle. Best time. The best time is at nighttime, Why do you say that? because that's the only time there is. The only time? What's wrong with the morning? Quando Cheryl lo vide, pensò che era stata fortunata, perché anche esteticamente corrispondeva ai suoi gusti. Non si sarebbe mai immaginata che dietro a quell'uomo elegante, simpatico e affascinante si nascondesse un feroce serial killer, che era riuscito a partecipare a quella trasmissione televisiva perché non erano ancora riusciti a collegarlo agli stupri e agli omicidi, cosa che è successa in seguito. Fortunatamente, quando si trattò di fissare un primo appuntamento, Cheryl si tirò indietro, perché disse che quell'uomo emanava vibrazioni negative e che un brivido gelido le aveva attraversato la schiena quando dietro le quinte lui le disse: "Non lo dimenticherai mai, il nostro primo appuntamento, Cheryl". Si fidò del suo istinto e fece bene, altrimenti sarebbe stata quasi sicuramente un'altra delle sue vittime. Era un predatore sadico che picchiava, mordeva, stuprava e strangolava le sue vittime più e più volte. Le soffocava fino a farle svenire, poi le faceva riprendere e le soffocava ancora, fino al momento in cui decideva di ucciderle. Nel 1979 viene arrestato per l'omicidio di Robin Sansoy, una ragazzina di 12 anni scomparsa da 2 settimane. Così, nel 1980, viene condannato a morte e decide di difendersi da solo. Con alcuni cavilli legali riesce a far cadere le accuse. Nel 1986 lo condannano nuovamente alla pena di morte, ma anche in questo caso fa annullare la sentenza. Nel 2010 viene condannato questa volta definitivamente alla pena capitale, ma ancora oggi, nel 2020, è vivo, ha 75 anni ed è rinchiuso nel braccio della morte nel penitenziario di San Quintino in California. E ha già presentato ricorso contro la sentenza di condanna.
Non mi spiego come mai una persona colta, intelligente, affascinante e carismatica come lui possa utilizzare le proprie capacità e qualità per compiere delle azioni così orribili.